Il nuovo film Pixar tocca corde molto sensibili perché quelle tristi emozioni le ha provati almeno una volta. La solitudine, la diversità e la sensazione di non appartenere al luogo in cui vivi, addirittura arrivando a rinnegare se stessi. Perché sprecare fiato a spiegarsi se i tuoi simili non ti capiscono? Ci sarà qualcuno al di là della terra che sarà in grado di capirmi, di ascoltarmi e di farmi sentire a casa. Se la zia non mi vuole, io non voglio restare dove non mi sento amato e accettato per quello che sono. Ed è così che fa Elio. Salve a tutti ragazzi, io sono Lore Panart YouTube e oggi vorrei parlarvi delle mie impressioni riguardo il film d'animazione Disney Pixar Elio, che è uscito il 18 giugno 2025. I registi che sono Adrien Molina, che ha iniziato il progetto, poi Domi Shi e Madeleine Sherefian. Come mai ci sono tre registi? Per il fatto che Adrien Molina ha iniziato il progetto ma poi ha dovuto lasciarlo lavorare a Domi Shi e Madeleine Sherefian, poiché era già in lavorazione nella realizzazione di Coco 2. Questo film doveva uscire nel 2024 ma poi è stato posticipato per tutta una serie di modifiche. Premetto che io sono uscito dalla sala molto contento, mi sono anche commosso. Se vogliamo parlare possa essere considerato un flop questo film e che comunque sia avuto bassi in cassa, è stato poco commercializzato perché il film di Elio è uscito in concomitanza con l'uscita di Lilo e Stitch da parte della Disney, perché facciamo una distinzione tra Disney e Disney Pixar, che sono due cose diverse. Lilo e Stitch è la pubblicità molto prorompente, continua, quindi la gente comunque sia sapeva poco e nulla di... È uscito anche insieme a Dragon Trainer, il live action della DreamWorks, che sinceramente sono andato a vederlo ed è stato veramente uno dei più bei live action che ho visto di recente. E non tanto per dare uno sfotto a Disney, però effettivamente non hanno snaturato nulla, anzi hanno anche aggiunto delle cose che effettivamente sono sensate e hanno funzionato. Jurassic World Rebirth, immaginatevi, posso immaginarmi anche all'inizio del film. Comunque sia, Elio è un bambino di 11 anni che ha perso da poco i genitori, che è stato affidato alla zia, la tia Olga. La zia lavora ad un progetto spaziale nella gestione dei detriti che orbitano intorno alla Terra e lei dà un aiuto a coloro che si trovano nello spazio a lavorare, dando delle indicazioni, gli vengono date delle direttive per sapere in quale angolazione è meglio andare per non incontrare questi detriti. Quindi effettivamente questa è anche una meccanica che si riproporrà all'interno del film. Elio è affascinato dal mondo sci-fi, dallo spazio, si sente non capito e non compreso dalla zia, è in un momento di profonda negatività che sinceramente però non viene spiegato tanto bene. Non è stato neanche affrontato il tema della perdita, né per ciò che riguarda Elio, che comunque sia ha perso i genitori, né per ciò che riguarda la zia, che comunque sia ha perso il fratello, perché il padre di Elio era il fratello della zia Olga, quindi comunque sia perdi un fratello, perdi un membro della famiglia, è un momento toccante in cui un oggetto, una foto o un piatto preferito o un qualche cosa che è legato alla persona che è mancata insieme alla zia poteva diventare un momento di incontro, invece non lo hanno rappresentato. La zia Olga non riesce più di tanto a comprendere il bambino, ma in realtà prova in tanti modi di farlo integrare all'interno del contesto sociale tra i suoi compagni. Lo invita più volte a socializzare con i suoi compagni, voleva che lui si esprimesse attraverso la sua creatività per mostrare le sue qualità e le sue passioni assieme ad altri ragazzi. È talmente affascinato dal mondo dello spazio che in un momento in cui la zia non vedeva si è intrufolato all'interno di una specie di
di museo in cui parlavano proprio del concetto: ma è vero che siamo soli, che non c'è nessuno al di là dell'universo che ci guarda, che ci osserva e che magari vorrebbe mettersi in contatto con noi? Ho apprezzato questo universo vibrante, colori sgargianti, questo design degli alieni ispirati alle creature marine. Sembrava proprio di essere in un mondo sommerso, con un innovativo uso della luce attraverso un nuovo tool chiamato Luna. E quindi fa di tutto per riuscire a contattarli in ogni modo. Una cosa carina è che tutto questo film gira intorno ad un'epoca che sembra gli anni '80, in cui c'erano molto le radio e le radiofrequenze. È un po' strano che il bambino sappia come funziona una radio, perché effettivamente credo che questo film parli più agli adulti che ai bambini. È stato anche molto molto interessante la scena in cui lui faceva un po' così con le manopole della radio per cercare di agganciare un segnale e contattare appunto chi è al di fuori dello spazio. La cosa un po' particolare che mi viene in mente adesso da dire è che Elio è affascinato dallo spazio e la zia lavora comunque in un contesto spaziale, quindi avrebbero avuto tantissime occasioni per parlare di questa loro passione. Diciamo che c'è un concetto un pochettino ostico, se si può dire. La zia ha rinunciato a diventare un astronauta per occuparsi di Elio. Secondo me è un po' scottante, perché sembra quasi che nel 2025 una donna debba rinunciare alla propria carriera, ai propri sogni, alle proprie aspirazioni per occuparsi di un bambino, che invece è una cosa normale. Io sono dell'idea che una donna dovrebbe essere libera di poter crescere il proprio figlio e di poter curare la propria carriera allo stesso modo. Qui in Italia è ancora difficile che questo concetto venga accettato, perché i privilegi che ha un uomo non sono gli stessi che ha una donna. Diciamo la verità, non giriamoci intorno, ecco. Poi ditemi voi che ne pensate. Secondo me non è una buona cosa mantenere questo pensiero. La storia di Elio: Lilo coglie un alieno sulla Terra, mentre invece in questo caso in Elio è Elio stesso a sentirsi alieno nel proprio pianeta e a voler cercare qualcosa di al di là per sentirsi finalmente a casa, per sentirsi compreso e capito. Infatti lui utilizza un linguaggio tutto suo che lo chiama l'elioese, che sappiamo l'unico elemento che viene ricordato dei genitori è il fatto che Elio parla l'elioese, che è una lingua inventata con i genitori, con il quale lui dialogava in questo idioma. È l'unico elemento che si risentirà un pochettino all'interno del film. Mi ha emozionato moltissimo la tenacia che ha Elio nel seguire il suo sogno, raggiungere il suo obiettivo di conoscere gli alieni e di entrare a far parte di quel mondo che tanto desiderava visitare. Non mancano le difficoltà, ma Elio ha un animo forte, in grado di mascherare la sua insicurezza, rendendola intraprendente ad ogni istante. Viene premiato con l'amicizia verso Glordon, un alieno vermetto dalla simpatia, vivacità e sensibilità inaspettate. I due si legheranno in maniera tenera e indissolubile l'uno all'altro, arrivando a tutto pur di aiutare e salvare il proprio amico. Ops, sto dicendo troppo. Come la diversità ci può riunire. Vorrei affrontare un determinato discorso, però per la parte 2 in cui parleremo degli spoiler, di modo tale che chi ha visto il film può seguire e ascoltare insieme a me quello di cui vi parlerò, mentre chi invece il film ancora non l'ha visto lo vuole recuperare. Adesso parlo ovviamente degli spoiler, quindi intanto saluto tutti per chi è arrivato finora e vi ringrazio. Se vi va iscrivetevi al canale, perché voglio comunque portare tutta una serie di nuovi contenuti, nuove cose, sia di animazione sia di cose artistiche. Magari farò anche qualche altro video, che avevo anche un altro progetto insieme a Va Edoardo che volevo portare. Ho già messo qualche video sul canale, quindi semmai ve li metto qui sotto. E vi ringrazio ancora per essere stati qui con me. Ci diamo appuntamento alla prossima. 3, 2, 1, spoiler.
Elio non è l'unico che vuole entrare a far parte del comuniverso. C'è un altro popolo di alieni che vuole far parte di questo comuniverso. Lord Grigon, che è il capo Ilur, è votato alla violenza, alla prepotenza, ma i vari membri di questa specie di ONU, tra virgolette, non hanno intenzione di farlo entrare all'interno della loro organizzazione, e questo Lord Grigon vuole mettere a ferro e fuoco la situazione fino a che loro non decideranno di farlo entrare, e quindi praticamente Elio sta per perdere l'unica occasione che ha per far parte di questo nuovo mondo, di questo nuovo universo, e allora si tira in avanti per cercare di far da pacere con questo Lord Grigon e di convincerlo in qualche modo di cercare un altro posto, un altro luogo che lo accetti. Però le cose vanno un pochettino storte. Allora, ci sono alcune cose strane in questo film che tanto portare avanti il concetto militare. Il pezzo in cui Elio, pur avendo fatto un disastro di proporzioni cosmiche, perché ha messo fuori uso tutta la base di dove lavorava la zia, pur di mettersi in contatto con gli alieni, la zia, invece di cercare di mettersi a parlarci semplicemente, di dialogare con lui, di arrivare a un punto, sceglie di mandare Elio in un campeggio militare. E la cosa mi è sembrata veramente strana, ma veramente anche inquietante. Un ragazzino che ha perso da poco i genitori, sta vivendo questa situazione di alienazione completa, non dialoga con i suoi compagni, addirittura i suoi compagni lo bullizzano. Non è stato assolutamente ragionata questo contesto del bullismo, non è stato spiegato che è sbagliato, che non va bene, che i ragazzi devono cercare di parlare, di dialogare insieme e non di utilizzare la violenza. La violenza è stata anche scelta come un qualcosa di ironico, come per scherzarci sopra. Mi è sembrato veramente strano. Anche la scena in cui il ragazzino si scambia con il clone e il clone riprende lo stesso momento in cui i bulli lo stavano per picchiare e si mette lì sorridendo perché doveva interpretare quell'esatto momento in cui si fa dare un pugno in faccia, e non viene spiegato guarda è sbagliato. Semplicemente quando Elio si rimetterà in contatto con uno di questi ragazzi gli chiederà semplicemente scusa e Elio gli dirà non fa niente. Film che comunque sia rappresenta e mostra dei messaggi dovrebbero in un certo senso essere filtrati nel modo corretto, perché se nel 2025 tu mostri violenza e mostri bullismo senza andare a insegnare che è sbagliato, cioè decade anche il messaggio di voler cercare di stare tutti insieme. Però ecco, sono temi molto forti che in un'animazione per bambini già è tanto che siano stati mostrati, poiché i bambini hanno questa loro capacità di comprendere che non c'è bisogno di far violenza se ci si mette con calma a dialogare fra di noi per cercare una soluzione. Si chiama Glordon, che è un vermetto che non ha occhi, ha soltanto la bocca e tutta una serie di denti acuminati all'interno. Infatti devo dire che ho apprezzato anche le scene un pochettino più inquietanti, quasi horror, all'interno del film, perché le hanno sapute far diventare delle scene comiche, ironiche, simpatiche, e se nel primo istante c'era venuto il magone, poi dopo una risata ha risolto quel tipo di situazione. Spero che i bambini non si siano spaventati. Sicuramente questo è stato un tentativo per avvicinare gli adulti ad un contesto di animazione che di solito è molto spesso sì per famiglie, però di solito parla molto ai bambini. Invece in questo caso ha voluto avvicinare anche gli adulti. Una scena in cui Elio finisce praticamente all'interno della base degli Ilurg, appiccicato ad una ragnatela,
a rete, ad un bozzolo, diciamo, e viene avvoltolato da una creatura, da questo vermetto che poi si rivelerà Glordon. Ha aperto la bocca. Io e Edoardo abbiamo visto questa scena e si vedevano tutti questi denti acuminati, la saliva. Io ho rivisto la scena di Harry Potter 3 in cui si vedeva la bocca del dissennatore, una situazione che io avrei visto molto più in un film dell'orrore piuttosto che in una scena per bambini, come anche la scena in cui si vede che per salvare Elio, Glordon gli dice entra nella mia bocca. E lui addirittura sembra smorzare la situazione dicendo ah, ma non si sta così male qui dentro. I bambini si saranno spaventati, per carità. Io in sala c'era veramente poca gente, c'era sì e no un bambino solo, però io non voglio dire che sia stato traumatizzato, però determinate scene io pensavo che le fermassero e invece le hanno mostrate, come anche la scena di questa armatura che gli Ilurg devono assumere nel momento in cui arrivano a maggiore età, e che addirittura Glordon stesso non ha intenzione di entrare a farne parte, perché una volta che l'hai inserita non la puoi più togliere, e secondo non vuole dedicare la sua vita alla violenza. Lui non si sente capito dal padre, esattamente poi come Elio non si sente capito dalla zia. Questa armatura che è praticamente rappresentata come la Vergine di Ferro, cioè uno strumento di tortura con tutte le spunte acuminate, che una volta che tu sei posizionato questa si chiude e tu vieni. Io pensavo che fosse una scena che veniva fermata, che non la facessero vedere ai ragazzini, invece l'hanno fatta vedere come una scena tra padre e figlio meravigliosa, in cui il padre, Lord Grigon, che si stacca questa armatura con gli spuntoni, quindi si vedono poi tutti i puntini delle cose in cui veniva, che ha avvoltolato nel bozzolo il proprio piccolo e l'ha tenuto in braccio con un modo talmente amorevole, talmente dolce, talmente da padre, da genitore. Si è visto come alla fine un genitore possa arrivare a portare amore, perché secondo me non è soltanto una madre che può portare amore, ma lo può portare anche un padre. Se è un padre bravo, un padre buono, ci sta che... Quindi quella è stata anche una scena in cui io mi sono commosso, è stata bella. Per i bambini che vedono questa specie di trappola mortale in cui viene... Cioè, che cosa devono pensare? Cioè, possibile che non c'era un'altra maniera, non c'era un altro modo di far vedere quella scena? C'è propaganda militare, quando tanti membri si riuniscono per cercare di risolvere i problemi della nazione ed effettivamente non sempre la risoluzione del problema viene affrontata nel modo giusto o si arriva veramente ad una soluzione. Anche il tema stesso, se vuoi rappresentare un contesto in cui tanti membri dell'universo si riuniscono per cercare di andare tutti quanti d'accordo, un pochettino mi devi mostrare i vari mondi, e i vari personaggi ci sono stati che un pochettino sono apparsi e alcune cose le hanno mostrate, e addirittura erano personaggi molto originali. Avrei voluto che ci fosse un po' più questo contesto spaziale, perché a grandi linee vediamo soltanto questo comuniverso. Riusciamo a sentire tutti questi vari universi, tutti questi vari pianeti ai quali ad ognuno è collegato un leader che ne fa da rappresentante, però non riusciamo a toccarli, non riusciamo a vederli. Come spazio è un po' limitato, diciamo, però comunque sia ammirevole come siano riusciti a caratterizzare i personaggi rendendoli ognuno originale. Semmai i loro nomi sono un pochettino difficili da ricordare, a parte ovviamente i personaggi principali. Però ecco, ci si lamenta tanto che vogliamo sempre i sequel, vogliamo sempre prodotti che già conosciamo e quindi poi rifiutiamo le cose originali. Poi nel momento in cui veramente c'è un progetto originale, un progetto che parla di un futuro, che parla di conoscere l'universo, di conoscere nuovi mondi, nuovi pianeti, nuovi modi di vivere,
tutta una serie di cose, e anche il voler conoscere nuove forme di vita è un concetto molto importante, però se poi non viene gestito nel modo giusto, a quel punto poi decade tutto. Ha capito, sono ancora un bambino, ho bisogno di una casa, e finalmente ha riabbracciato la zia per accettare di vivere con lei, perché finalmente ha capito, dopo tutta una serie di peripezie che avevano passato sulla navicella per riportare Glordon a casa e salvarlo, che per Elio questo tipo di cosa era importante, e finalmente ha capito che la zia lo capisce, lo accetta per come è. Addirittura i doppiatori italiani, tra cui Alessandra Mastronardi, che ha partecipato alla voce, che ha preso la voce della zia Olga, le voci di Neri Marco Re, poi hanno partecipato anche Adriano Giannini, Lucio Corsi, eccetera eccetera. Neri Marco Re ha fatto praticamente il compendio dell'universo, quindi questa specie di entità, tra virgolette, intelligenza artificiale superiore in grado di conoscere tutte le risposte, che è stato molto molto particolare. Questa intelligenza artificiale in grado di rispondere a qualunque domanda e che cerca in continuazione di dire a Elio: vuoi sapere qual è il segreto dell'universo? E lui invece gli chiede sempre cose molto molto più semplici, e quindi questa IA fa è stato molto molto divertente. Si sentiva che erano stati veramente bravi. Addirittura Alessandra Mastronardi nel ruolo della tia Olga l'ho veramente apprezzata, sono veramente rimasto contento. Quindi le tecnologie sono molto interessanti, ho apprezzato questo strumento tondeggiante, questo cerchio praticamente che è in grado di tradurre qualsiasi lingua e riesce a regolare la temperatura o anche la gravità. È una cosa molto innovativa, molto simpatica. Continuo a pensare che questo film sia molto bello, spero che gli diano più spazio, perché secondo me ne vale la pena, però di sicuro si sente che gli sono state date delle modifiche, che siano state tagliate delle parti anche della personalità di Elio, che effettivamente non spicca più di tanto, quindi ci sono determinate problematiche. Questo non significa che Pixar non abbia lavorato bene, ha sempre portato temi importanti e originalità, quindi io continuo a sostenerla. Vi ringrazio per essere stati fin qui insieme a me ad ascoltare le mie riflessioni. Ripeto, io non sono un professionista, ho portato soltanto la mia passione e lo stupore che ho avuto nel vedere questo film, perché mi è piaciuto veramente tanto. Ci sono pro e ci sono contro, come in ogni cosa, però ecco, diciamo che i contro non vogliono svalutare un progetto iniziato per cercare di insegnare anche ai bambini a riunirsi, a parlarsi e a confrontarsi con semplicità, con delicatezza, perché oltretutto i bambini hanno capacità innata di dialogare fra di loro senza i pregiudizi che abbiamo noi adulti. Quindi è importante, secondo me, in questo momento, nel 2025, che si vedano film come questi che diano dei temi importanti. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e un saluto. Ciao!